Rendere il teletrasporto virtualmente possibile con i gemelli digitali. Ne parliamo con Francesco Linsalata del Politecnico di Milano. Ciao Francesco e grazie per essere qui. Ciao Lorenzo, grazie a te. Beh, teletrasporto qui sfioriamo la fantascienza, ma spiegaci cosa sono i gemelli digitali. Sì, allora un gemello digitale, come si può intendere dal nome, è una rappresentazione fedele di un'entità fisica e lo scopo è cercare di rendere questa rappresentazione il più vicino possibile a quello che è, diciamo, la natura, l'essenza delle cose, partendo da una conoscenza sulle stesse e cercandola di sfruttare in vari tipi di ambiti. A me piace definire il gemello digitale come una sorta di, come la controfigura nei film, quindi qualcosa che è molto simile all'attore principale, ma che è allenata e addestrata per compiere particolari azioni durante il film. È un qualcosa che nel mondo dell'informatica, delle telecomunicazioni, permette di dare vita ai dati, di dare un'entità ai dati. E contrariamente però alla controfigura, adesso ho capito bene, è una sorta di modello digitale che descrive qualcosa invece di fisico e poi con quel modello posso fare cose che magari con l'oggetto fisico non Esatto, potevo. io posso sfruttare quel modello per cercare di ottimizzare cercare di ottimizzare e di orchestrare la realtà. Quindi da un lato il mio modello cerca di riprodurre la realtà il modo più fedele possibile e dall'altro lato posso sfruttare questo modello per in qualche modo controllare la realtà stessa. Quindi l'idea è quella di sfruttare il modello per capire come le cose evolveranno nel tempo, perché questo modello tiene conto e segue anche il ciclo di vita delle cose e in questo modo io posso predire e migliorare appunto l'evento che sta per accadere in qualunque tipo di ambito. E immagino quindi che il concetto di teletrasporto a questo punto diventa non con il teletrasporto classico stile Star Trek, trasporto atomi da un punto all'altro allo spazio, cosa che siamo lungi dal saper fare. In questo caso invece se creo il modello digitale di qualcosa in questo posto, quel modello, i dati di quel modello invece li posso trasportare per una classica via di telecomunicazione. Esatto, esatto, un po' l'idea è quella esatta di cercare di creare un rendering di qualcosa che esiste nel modo più affidabile possibile, per quello si parla di gemello, e quindi in qualche modo si va un po' a toccare quello che è il concetto di teletrasporto, perché riproducendo la nostra identità fisica in un altro posto, che potrebbe essere un computer oppure una rappresentazione olografica della stessa, ci dà la sensazione che la cosa sia stata teletrasportata da un'altra parte. E quali sono le possibili applicazioni? Immagino che ce ne Sì. siano svariate, ma un paio di Sì, le esempi? applicazioni del Digital Twin sono varie, per lo più la visione che si ha è quella di poter migliorare la qualità della vita in generale, quindi rendere la vita più resiliente a una serie di effetti. Ad esempio, un esempio immediato è quello di poter sfruttare una rappresentazione digitale dell'ambiente per capire come l'evoluzione climatica impatta sullo stesso, quindi predire come i cambiamenti climatici possono impattare sulla quantità di acqua presente sul pianeta, sulla presenza di particolari tipi di frutta e verdura, questo per dare una definizione molto ad alto livello. Esempi più pratici, ad esempio, si può avere un gemello digitale di quello che è un ambiente urbano e riuscire a capire magari in quali momenti della giornata questo ambiente urbano è più congestionato, quindi ha una presenza maggiore di traffico e quindi se in qualche modo ho questa conoscenza posso andare a evitare di sovraccaricare quella zona dell'ambiente, della città e quindi da un certo punto di vista anche un impatto positivo su quello che è l'inquinamento ambientale. Un altro tipo di applicazione è quello dell'equità sociale, perché riuscendo ad avere una fedele riproduzione di alcuni ambienti, posso magari in anticipo capire
che ci possono essere particolari situazioni che magari non permettono accesso a qualunque tipo di essere umano. Ad esempio mi vengono in mente le barriere architettoniche oppure le strade che non sono percorribili da tutti. Avendo questa rappresentazione digitale posso creare un modello che mi permette di capire in maniera accurata se quel tipo di accesso è fruibile oppure no a chiunque. Altri tipi di approcci sicuramente riguardano le telecomunicazioni. Infatti un gemello digitale ci permette sicuramente di sapere con anticipo e in maniera quasi, oppure quasi in maniera real time, quello che potrebbe essere un momento di congestione della rete. E questo, avere questa conoscenza da un certo punto di vista ci permette di andare a ottimizzare e quindi evitare che la connessione e la qualità del link degradi. Mhm. E in particolare di cosa ti occupi nella tua ricerca? Io in particolare mi occupo diciamo, della figura delle telecomunicazioni all'interno del digital twin, che è un po' una figura duale, perché da un lato la rete, o in senso molto lato le telecomunicazioni, possono essere viste come un vettore per il digital twin, perché tramite la rete io posso portare dei dati, che possono essere dati sensoriali o dati informativi, che mi permettono di aggiornare questo gemello digitale. E se la rete è una rete fatta con determinati requisiti di velocità, di affidabilità e di latenza, mi permette di migliorare sempre più, quasi in modo real time, quello che è il mio gemello digitale. Al tempo stesso, il gemello digitale può essere usato per le telecomunicazioni per migliorare, come dicevo prima, la qualità della rete, la qualità del segnale all'utente. Quindi fare delle proiezioni a medio-lungo termine per capire qual è la strategia ottima che posso adottare per evitare di avere un crollo della rete. Quindi il digital twin o comunque il gemello digitale si trova un po' nel mezzo, e le telecomunicazioni da un lato cercano di fare sourcing del digital twin, ma al tempo stesso sfruttano il digital twin per migliorare le proprie performance. Grazie mille a Francesco L'Insalata del Politecnico di Milano. Grazie a lei.